Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti quest'oggi a parlare del big match giocato ieri Real Madrid-Manchester City perché è stata una bellissima partita, a mio avviso. Passaggi sbagliati quasi niente, identità di gioco da ambo le parti anche se il Manchester City ha avuto più possesso palla, ha creato più occasioni pericolose ed ha trovato un Courtois in partita in un momento della carriera che dura da 3-4 anni a questa parte dove è difficile buttare la palla dentro sia con i tiri da fuori sia ravvicinati sotto porta. È un Courtois che ha tenuto a galla il Real Madrid, anche se dobbiamo dire che il Real Madrid riesce a trovare le contromisure per qualsiasi avversario. Sarà l'esperienza di Ancelotti, sarà l'esperienza totale della società in questa competizione. 14 Champions vinte parlano da sole, però nel primo tempo possiamo dire che il Manchester City è stato superiore dal punto di vista del gioco. Nel secondo tempo però non è entrato con lo stesso appiglio il Manchester City e il Real Madrid è salito pian piano di fiducia e condizione, anche se il Real era sopra 1-0 nel primo tempo grazie a un grandissimo gol di Vinicius che ogni pallone che tocca trasforma in oro, che sia un passaggio, che sia un tiro in porta, che sia un movimento, perché prima del gol c'è stata una triangolazione sulla linea del fallo laterale a sinistra dove Vinicius in corsa prende un tacco di Benzema telefonato quasi e si avvia verso la porta perché ovviamente il Manchester City stando stretto col possesso palla ti aveva lasciato solamente le linee laterali come zone del campo diciamo un po' libere, però il Real Madrid le ha sfruttate ed è riuscito ad andare in vantaggio con un grandissimo gol anche grazie a Camavinga che ieri ragazzi ma che giocatore è Camavinga. Camavinga è fortissimo, è incredibile, ieri ha recuperato l'ennesimo pallone, sono andati in porta, poi Vinicius ci ha messo del suo con un grandissimo tiro che anche se non era angolato era una sassata incredibile, difficile da parare per qualsiasi portiere. Il Real Madrid passa in vantaggio nel primo tempo e nel secondo tempo alza il livello, alza il ritmo, riesce a mettere in difficoltà per un paio di volte il Manchester City che comunque trova il pareggio grazie anche ad una grandissima azione tutta di prima quasi, arrivando a De Bruyne che riesce a tirare e a trovare l'angolino giusto per il pareggio. È stata una bellissima partita, degna di una semifinale di Champions. Poi potete venirmi a dire sicuramente il Manchester City avrà giocato meglio, sono d'accordo, concordo con chi pensa che il Manchester City abbia giocato un tantino meglio del Real Madrid, ma il Real Madrid le affronta sempre così. Il Real Madrid è camaleontico in base all'avversario che si trova davanti ed ha in panchina, secondo me, uno degli allenatori al mondo che riesce di più in questo intento. Noi l'abbiamo avuto a Napoli e io non dimenticherò mai un Napoli-Liverpool dove Ancelotti si presentò con Maximovic terzino destro e avevamo tre centrali e un terzino e fu la mossa vincente perché acquisimmo solidità in difesa e riuscimmo a dire la nostra in quella partita. Quindi un applauso ad Ancelotti che ieri è arrivato a 190 panchine in Champions, eguagliando un dio delle panchine del calcio che è Alex Ferguson. Quindi gli dobbiamo fare un applauso anche alla carriera, anche perché è un allenatore italiano e va celebrato. Però vista la partita e diciamo in relazione alla semifinale di ritorno, vedo un Manchester City che potrebbe fare il colpaccio, ma deve affrontare sempre il Real Madrid, che è la società
per eccellenza in Champions League. Parlano i numeri, parlano le prestazioni e parlano addirittura i calciatori che possono essere definiti anziani come Kroos, come Modric, come Benzema, che ieri hanno fatto la differenza per l'ennesima volta. Modric non sbaglia un passaggio, Kroos addirittura dall'alto della sua esperienza, chi ha visto la partita sa di che cosa sto parlando, c'era un'azione in contropiede dove Gundogan riesce a saltarlo e puntava alla porta, Kroos non ci pensa due volte, spende un cartellino giallo quasi al limite, perché è un fallo abbastanza brutto, però da giallo ovviamente non era un fallo da rosso perché non c'era violenza, non c'era il voler far male, ma solo fermare l'avversario e spende il cartellino giallo, non ci pensa due volte. Ed è questa la mentalità di una società europea, è la mentalità di calciatori che ne hanno vissute tante di competizioni importanti, tra mondiali, competizioni europee e la stessa Liga spagnola dove il Real Madrid comunque è sempre lì a giocarsi il titolo anno dopo anno. Ne escono partite che sono fantastiche da vedere, sono stupende da commentare e ti lasciano a bocca aperta con alcune giocate dei loro singoli che dici avremo mai giocatori del genere in Serie A? Perché un giocatore come Vinicius in Serie A io ancora non l'ho visto, poi ci possono essere dei paragoni, possiamo fare dei paragoni con qualcuno, ma le giocate che ha fatto ieri l'esterno del Real e che sta facendo da un bel po' sono fuori dal normale. Vinicius non sbaglia niente, né in rifinitura, né nel tiro in porta, né nel passaggio stretto al compagno, triangolazioni, movimenti. È veramente un bel vedere per gli occhi di, ovviamente, di tifosi del calcio, perché poi non sono né un tifoso del Real né un tifoso del Manchester City, ma sono uno a cui piace il calcio giocato e lo spettacolo, come tanti di voi credo. È stata una partita stupenda da vedere, vedremo stasera cosa ci aspetta tra Milan e Inter in questo Euro Derby. Non credo che possa essere una partita spettacolare come quella di ieri. Uno perché le società che si affrontano sono diverse, due perché le rose in campo sono completamente diverse e un tantino inferiori ovviamente alle due che hanno giocato questa semifinale, tre perché ci saranno molti più tatticismi di quelli che ci sono stati ieri. È vero, il Real Madrid è stato molto più tattico del Manchester City, che ha giocato la partita come gioca sempre, palla a terra, cambi di fronte, verticalizzazioni, triangolazioni, possesso palla e occasioni da rete in quantità industriali create dal calcio di Guardiola. E invece stasera, secondo me, saranno due squadre, Inter e Milan, che si aspetteranno un tantino perché comunque si gioca su 180 minuti, quindi non puoi né scoprirti tanto né tantomeno prenderle, perché poi si compromette la partita di ritorno. Detto questo, vedremo stasera, state sintonizzati ragazzi perché faremo anche il post partita di Milan e Inter seguendo questa Champions League spensieratamente perché noi tifosi del Napoli siamo usciti ovviamente con il Milan, però il bel calcio va commentato, va visto secondo me per chi lo ama e partite del genere perdersele sarebbe uno scempio, non si devono perdere queste partite, per chi ha tempo e se le può guardare ci guadagna nel personale, ci guadagna nel personale e guadagna anche nel riuscire a capire società italiane e le squadre italiane che al limite in Italia sono al top della classifica, in Europa siamo ancora un tantino dietro. Tutto qua ragazzi, questo era per quanto riguarda Manchester City e Real Madrid che hanno giocato ieri, partita stupenda, ripeto ancora una volta, vedremo stasera se le due italiane saranno all'altezza e potranno giocarsela anche in finale perché una delle due va alla finale, poi bisogna giocarsela con queste due corazzate. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, sempre Forza Napoli e se vi va iscrivetevi al canale e mettete un like a questo video per il bello del calcio. Ciao!